Ciao a tutti amici, benvenuti al terzo video dedicato a Selfmade. Nelle prime video abbiamo visto come lavorare il 50-50, oggi faremo una breve carrellata su quali sono gli ingredienti naturali più utilizzati per personalizzarlo. Se non avete visto i primi video potete cliccare qua. Andiamo a vedere quali sono. Sarò qui a farvi la lista della spesa di tutti gli ingredienti perché sicuramente ne verrebbe fuori un video molto lungo e molto noioso. Cercherò di darvi le indicazioni sul loro utilizzo e su il perché li inserisco nei miei mix. Il primo prodotto che voglio farvi vedere è il fish soap, ovvero la salsa di pesce fermentata, conosciutissima nella cucina thailandese, utilizzata soprattutto per insaporire tutti i piatti a base appunto di pesce, ed è un prodotto veramente eccezionale, composto da 3 ingredienti fondamentalmente: zucchero, sale e alici fermentate. E vi posso garantire che le carpe amano i prodotti fermentati. L'utilizzo che ne faccio è principalmente nei 50-50 da pasturazione, quando ho bisogno veramente di spendere il meno possibile, perché si parla di circa 1 euro 100 ml. Incrementa il gusto notevolmente della boilies ed è molto attrattivo perché appunto è un superalimento fermentato e, come detto prima, le carpe amano questi prodotti. Io lo utilizzo circa 50 ml per chilo, ma è solo un'indicazione perché non ha un vero e proprio dosaggio. Il secondo prodotto che voglio farvi vedere è la pasta d'aglio. Chi mi conosce sa che sono un amante dell'aglio, utilizzo veramente l'aglio in ogni sua forma, dalla polvere agli aromi agli oli essenziali. Reputo che nella pesca in fiume sia veramente un ottimo attrattore, forse uno dei migliori secondo me. Questa pasta non è altro che aglio schiacciato fondamentalmente, non ha molto altro all'interno, quindi si porta con sé tutte le caratteristiche dell'aglio. Come tutti sanno è veramente un toccasana per l'alimentazione sia nostra che animale, infatti nella zootecnia è utilizzato da sempre soprattutto come antibiotico ed è forse la funzione più importante di questo prodotto. Inoltre è ricco di vitamine ed è un perfetto antisettico. C'è da dire che con sé si porta anche tutta quella parte diciamo aromatica, quindi è ricchissimo di oli essenziali che sono perfetti per andare a aromatizzare i nostri mix senza l'utilizzo eccessivo di aromi di sintesi, quindi ci permette anche di mantenere un profilo molto naturale della nostra boilies sfinita. Il costo è veramente bassissimo, si parla di nemmeno 5 euro un chilo, e vi posso garantire che un chilo vi basta per 100 kg di boilies. Infatti io non ne utilizzo mai più di 2 cucchiai per chilo, ma ovviamente è solo un'indicazione perché ogni mix ha una propria meccanica. Però l'inconveniente che ha è quello di rendere il mix molto appiccicoso, quindi vi consiglio vivamente di non eccedere e di partire con bassi dosaggi, perché rischiate sennò veramente di arrivare a un punto che vi si appiccia completamente alle mani. Quindi il consiglio è comunque di utilizzarlo, ma andateci cauti. Il terzo prodotto che voglio farvi vedere è uno di quelli che sicuramente non riuscirete più a farne a meno. In ogni mio mix al pesce è sempre stato presente ed è quasi incredibile si possa trovare un prodotto del genere in un negozio per alimentazione, perché sembra veramente un prodotto fatto apposta per il carfishing, ed è la pasta di gambero fermentata che comunemente trovate in questi barattolini qua. Costa circa 5 euro e ci fate veramente un sacco di esche. Io ne utilizzo un paio di cucchiai per chilo, ma essendo un prodotto 100% naturale non ha dei veri e propri dosaggi, sta a voi provare un po' e capire qual è quello che fa per voi. Però senza esagerare penso che potete veramente andare ben oltre i miei 2 cucchiaini. Inoltre le caratteristiche che ha sono veramente uniche, un odore veramente particolare e molto pungente e soprattutto conferisce alla boilies un gusto eccezionale. La consistenza è quella di una pasta fondamentalmente, che si scioglie perfettamente nell'uovo, quindi è anche molto comodo da utilizzare. L'ultimo prodotto che vi voglio far vedere un po' più nello specifico, e magari ne sarete anche ghiotti, è il miele. Ovviamente non starò qui a spiegarvi che cos'è il miele, noi tutti conosciamo il miele, però è importante da sapere quali sono le sue funzioni, cioè è un antibiotico e un antisettico, ma soprattutto è ricchissimo di vitamine, di sali minerali e di zuccheri. Ed è proprio questa la parte che ci interessa di più, gli zuccheri. E infatti è un potente dolcificante, io lo utilizzo tantissimo in qualsiasi mio mix e soprattutto in quei mix dolci, beer food, o comunque sia quando ho bisogno di incrementare la dolcezza del mix senza eccedere in prodotti chimici, cioè l'NHDC e gli sweetener. E poi è da sempre conosciuto come veramente un potente attrattore per le carpe. Le carpe ci vanno veramente pazze. Storicamente è sempre stato utilizzato come tra i primi forse ingredienti, forse anche grazie alla sua reperibilità. La parte diciamo negativa di tutto ciò è che il miele in grossi dosaggi rende il mix veramente un disastro, cioè veramente appiccicosissimo. Io ne utilizzo diciamo mediamente 2-3 cucchiaini a chilo di mix. Gli ultimi 2 ingredienti che voglio farvi vedere io li reputo un po' più marginali rispetto a quelli che abbiamo visto, però è bene sapere che esistono. Uno è il normalissimo tonno in scatola,
Io lo preferisco con l'acqua e non con l'olio, perché l'olio in fase meccanica mi dà dei problemi, quindi preferisco evitare. E la pasta d'acciughe. La utilizzo tantissimo nei 50-50 economici, veramente quando voglio spendere il meno possibile. Entrambi sono molto reperibili, non starò a farvi tante menate su questi due prodotti perché sono veramente conosciuti da tutti. Però c'è da dire che l'inconveniente hanno il fatto che sviluppano molto velocemente le muffe, quindi se non avete la possibilità di conservare molto a lungo in un luogo adatto le boilies, senza l'utilizzo di un conservante vi sconsiglio vivamente di utilizzarli. Bene, con questo video spero di avervi fatto una panoramica sufficientemente ampia sui prodotti naturali che io principalmente utilizzo per customizzare le mie boilies, e ci vediamo al prossimo video.